Un altro progetto super bello, super esplosivo che merita davvero di essere realizzato. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi vedremo come realizzare una bellissima borsa all'uncinetto che abbiamo deciso di creare insieme in una delle tante live su TikTok. Se qualcuno di voi si ricorda, anzi ti aspetto giù nei commenti, vi avevo mostrato tutti i vari accessori metallici che avevo a disposizione, che avevo acquistato, accumulato negli anni e vi avevo chiesto quale tra questi utilizziamo per il prossimo progetto. Sì, è passato un po' di tempo, qualche settimana, però oggi è arrivato giusto in tempo per le vacanze estive, ma sappi che questo progetto è perfetto anche per settembre. Parlo proprio di lei, della clutch bag in raffia con chiusura a molla tonda. Guardate che spettacolo, guardate il punto di lavorazione, è una meraviglia, è stata lavorata su un fondo tondo perfetto, bello che rigido. Nel tutorial vi mostrerò tutto passo passo, vi mostrerò anche come lavorare questo punto di lavorazione, come ovviamente fissare questa chiusura a molla tonda. Insomma, vi mostrerò tutto passo passo come sempre. Io ho utilizzato all'incirca 180 grammi di avanzi di raffia, però volendo puoi adattare questo progetto a qualsiasi stagione. Per esempio puoi realizzarlo anche per il prossimo autunno-inverno, basta cambiare la composizione del filato. Puoi certamente utilizzare o del misto lana o della lana, ma anche del cordoncino per borse. Vedrai che il punto di lavorazione si presta benissimo a qualsiasi altro filato. Non soffermatevi sul fatto che vedendolo in raffia si può fare solo in raffia, assolutamente no. Io ho utilizzato la raffia sia per eliminare i vari avanzi, e già ne sapete qualche cosa, ma vedrete nelle settimane a venire, sia perché voglio sfruttarla sia durante il mese di agosto che di settembre. Poi ho utilizzato anche una chiusura a molla da 20 cm come mi avete suggerito voi. Per quanto riguarda invece gli uncinetti di lavorazione, ho utilizzato il 3,5 per lavorare il fondo tondo e il 4,5 per la lavorazione del corpo borsa. Eventualmente occorrerà anche uno scampolo per andare a foderare la clutch. Io lo farò in un secondo momento, per una questione di tempi non ho potuto fin da subito, ma lo farò ovviamente. Spero che questa clutch bag vi piaccia, vi aspetto come sempre giù nei commenti, spero proverete a replicarla, ma ne sono quasi certa. Anzi, se lo fai, mi raccomando, fammi vedere il tuo progetto, la tua clutch realizzata seguendo questo tutorial, taggami, menzionami nelle tue storie, nei tuoi post, così non mi sfugge nulla e ti dirò anche la mia. A questo punto ti lascio direttamente al tutorial di oggi, quindi sigla! Parto con la colorazione rossa, faccio un anello magico, incrociando la raffia in questo modo, prendo la raffia di lavorazione e blocco. Innanzitutto vado a fare il primo punto alto con i 2 punti bassi. All'interno dell'anello magico vado a lavorare altri 15 punti per un totale di 16 col primo fatto. Sedicesimo ed ultimo punto alto. La lavorazione è bella che fitta. Tiro la coda dietro e stringo l'anello magico. Chiudo con un punto bassissimo nel primo punto alto e inizio il secondo giro. Però passo prima al secondo punto, sempre con un punto bassissimo, e parto direttamente da lì. Faccio una catenella, sempre nello stesso punto vado a lavorare un punto alto con i 2 punti bassi, poi aggiungo un altro punto alto per un totale di 2. Per ciascun punto che ho al di sotto farò un aumento, 2 punti alti nello stesso punto. Al termine di questo secondo giro mi ritroverò col doppio dei punti, quindi con 32 punti alti.
faccio gli ultimi 2 punti, quindi il 31 ed il numero 32. La lavorazione è molto rigida, visto che si tratta di un fondo borsa ci può pure stare, così col tempo non si affloscia. Visto che il mio lavoro si sta imbarcando leggermente, credo che per il giro numero 3 ripeterò un aumento in ciascun punto. Intanto vado a chiudere nel primo punto con punto bassissimo, mi sposto nel punto successivo e parto da lì. Catenella, vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi e sempre nello stesso punto lavoro un punto alto per un totale di 2. Punto successivo, un altro aumento, punto successivo, un aumento, e continuo in questo modo per tutto il giro. A fine giro avremo ovviamente il numero di punti raddoppiato perché stiamo lavorando aumenti su aumenti. 63, 64esimo ed ultimo punto alto. Possiamo chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto e ci spostiamo nel punto successivo e partiamo dal secondo punto. Il primo lo lavoriamo alla fine, facciamo una catenella e procediamo con gli aumenti. Farei un punto alto singolo nei primi 2 punti, un aumento nel terzo punto. Nel primo punto faccio un punto alto sostituito dai 2 punti bassi, nel punto successivo un altro punto alto singolo, nel terzo punto facciamo un aumento, 2 punti nello stesso. Ripeto questa sequenza per tutto il giro. Rivediamo un punto alto singolo nei primi 2 punti, nel terzo punto un aumento. Un punto alto singolo nei primi 2 punti, e poi l'aumento, 2 punti alti nello stesso punto. Al termine del giro mi rimangono 4 punti, concludo in questo modo con un punto alto nei primi 2 punti ovviamente, un aumento nel penultimo, quindi 2 punti alti nello stesso, e un punto alto nell'ultimo punto. Non fa nulla. Posso andare a chiudere il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto. Come notate la mia lavorazione sfarfalla un po' perché ci sono troppi punti, ma è normale perché anche durante il terzo giro ho fatto un aumento in ciascun punto. Ma non è un problema, andremo a distendere la nostra lavorazione nel giro successivo, il numero 5, perché lavoreremo semplicemente un punto alto in ciascun punto. Intanto ci spostiamo nel punto successivo, facciamo una catenella, il primo punto alto
lo sostituisco con i 2 punti bassi, passo direttamente al punto alto successivo e faccio un punto alto. Farò un punto alto in ciascun punto al di sotto per un totale di 85. Bene, ho lavorato i miei 84 punti al momento, nell'ultimo punto dovrei fare 85 punti totali, ma visto che per il corpo borsa lavorerò un punto di lavorazione che prevede il multiplo di 2 o comunque un numero pari di punti, aggiungerò un ulteriore punto, non succede nulla, quindi nell'ultimo punto farò 2 punti alti, così mi ritrovo un numero pari, 86 punti, quindi 85 e 86. Possiamo chiudere con un punto bassissimo nel primo punto, ma io devo effettuare il cambio colore, quindi cambierò colore. Intanto vediamo quanto misura. Siamo a 18 cm. Le dimensioni vanno più che bene, poi guardate la lavorazione come si è ben distesa, bella fitta, quindi ho un bel fondo rigido fitto. Prendo la mia chiusura e direi che ci siamo, va più che bene. Ai due lati c'è un po' di margine, ma non preoccupatevi, perché quando alziamo il corpo della nostra borsa leggermente si svaserà e quindi andrà a colmare questo vuoto ai due lati. Indipendentemente dalle dimensioni della vostra chiusura dovete seguire il tutorial passo passo, quindi io come riferimento sto prendendo le misure della mia chiusura a molla. Se ce l'avete più grande o più piccola fate di conseguenza, mi raccomando. Quindi vado a cambiare il colore, prendo questa colorazione che ci sta anche bene e piuttosto che prendere tutta la maglia del punto alto vado a prendere solo la metà costa dietro, perché farò un giro in costa, quindi prendo la rafia, faccio passare tutto così, mi sposto con un punto bassissimo nel punto alto successivo e riparto da qui. Quindi catenella e un punto basso in costa. La raffia amaranto la lascio collegata qui perché mi servirà nel giro successivo. Intanto inizio a pensare al corpo borsa, mi costruisco le basi, le fondamenta, quindi andrò a fare un punto basso in costa dietro in ciascun punto sottostante per un totale di 86 punti bassi. Così, semplicissimo. Vedrete come con questo primissimo giro vi distaccherete dal fondo, guardate, e voilà. Quindi procedo così per tutto il giro. Faccio l'ultimo punto ovviamente qui perché poco fa mi sono spostata ed è l'86esimo punto basso. Nel frattempo sono passata all'uncinetto 4,5 e sarà questo l'uncinetto di lavorazione che utilizzerò per il corpo borsa. A questo punto vado a cambiare nuovamente il colore, intanto chiudo, mi inserisco nel primo punto basso con punto bassissimo, questo lo sposto qui. Credo che non taglierò la rafia perché tanto poi di giro in giro cambierò il colore, la lascerò agganciata, passo all'amaranto, mi sposto con un punto bassissimo nel punto successivo e riparto da qui con il mio punto di lavorazione. Intanto vado a lavorare 3 catenelle che mi servono per alzarmi a punto alto, poi andiamo a lavorare il punto alto incrociato. Saltiamo il punto al di sotto, lo andiamo a recuperare dopo e lavoriamo nel successivo. Facciamo un punto alto semplicissimo, poi riprendiamo il filo e ritorniamo nel punto che abbiamo saltato in precedenza.
Le 3 catenelle fatte all'inizio non sostituiscono alcun punto. Quando termineremo il giro non chiuderemo nella terza catenella, ma nel punto alto, ve lo anticipo. Poi prendo il filo, salto un punto per adesso, vado nel secondo e faccio un punto alto. Riprendo il filo, vado nel primo, nel punto saltato e faccio un punto alto incrociato. Ecco perché devo avere un numero multiplo di 2 o comunque pari. Salto un punto, vado nel successivo e faccio un punto alto normale e poi incrociato. Questa sarà la sequenza di punti che ripeterò per tutto il giro. Al termine del giro, guardate intanto che spettacolo, mi rimarranno gli ultimi 2 punti. Vado a lavorare sul secondo, ritorno indietro e lavoro il primo. Come vi anticipavo prima, le 3 catenelle non le contiamo, andiamo direttamente nel primo punto alto, togliamo il primo colore, prendo il secondo colore, prendo il filo, la rafia e chiudo. Appunto bassissimo, stavolta non mi sposto, parto da qui. Catenella, andrò a lavorare semplicemente un punto basso in ciascun punto sottostante. Bene, ho terminato il giro punto basso, vado a chiudere direttamente nel primo punto basso con punto bassissimo. Continuo con lo stesso colore, quindi faccio una catenella e riprendo il punto alto incrociato, faccio altre 3 catenelle, salto il punto al di sotto, vado nel successivo, faccio un punto alto normale, riprendo il filo, ritorno indietro e ne faccio uno incrociato, quindi ripeto tutto quello che ho fatto durante la riga numero 2, questa qui in amaranto. Salto un punto, vado nel successivo, un punto alto normale, un punto alto incrociato, un punto alto normale, un punto alto incrociato, un punto alto normale, un punto alto incrociato. Bene, e voilà.
Procedo per tutto il giro finché non lo termino. Per andare avanti con il corpo della mia clutch non farò altro che ripetere queste due ultime righe fatte insieme, la 3 e la 4. Ovviamente io cambierò il colore perché, visto che sto utilizzando degli avanzi, con una sola rocca in amaranto non riesco di certo. Mi aiuto con la seconda tonalità, così sono certa che riuscirò a finire il progetto. Insieme abbiamo fatto soltanto 4 giri che riguardano il corpo clutch. Ci vediamo nella clip successiva con il corpo clutch completo. Bene amiche ed amici, il corpo clutch in raffia quasi completato. Intanto bisogna ammirare lo spettacolo della texture, ma anche della combo colori. Mi piace davvero tantissimo. Io spero piaccia anche a voi, vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere. Ho raggiunto più o meno le dimensioni che mi ero prefissata. Allora, intanto ho fatto un totale di 16 giri alternando il punto basso e il punto alto incrociato, raggiungendo così un'altezza da 21 cm. Mi fermo qui con la lavorazione a punto alto incrociato e proseguo nella variante amaranto. Voglio alzare un po' il bordo superiore. Disfo la chiusura dell'ultimo giro a punto incrociato, stacco un po' di raffia nella seconda colorazione, la tolgo via perché non mi serve più e vado a chiudere con l'asola invisibile. Entro nel secondo punto alto, non nel primo, porto fuori così, entro al centro dell'ultimo punto e porto dentro. Bene, così non ho il punto in più e non ho la maglia antiestetica. Questo eccesso me lo vado a lavorare mentre lavoro i punti bassi. Quindi parto direttamente con una catenella che poi a fine giro diverrà un punto basso, per cui entro nel primo punto alto, qui ho le 3 catenelle, entro nel primo punto, tiro fuori la raffia in amaranto e faccio una catenella. E poi proseguo lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante. Molto semplice. Intanto continuo così, poi vediamo a fine giro come chiudere e come ripartire per i giri successivi. Penultimo punto basso, ultimo, ho completato il primo giro a punto basso che riguarda il bordo. Qui ho la catenella, so che viene un po' faticoso chiudere in maniera invisibile con la raffia, ma io faccio in questo modo, perdo qualche minuto in più piuttosto che avere la maglia antiestetica. Quindi, come vedete, solita tecnica, porto l'asola nel primo punto basso, poi entro nell'asola appena creata nel cappio, stringo un po' ma non troppo, sistemo per bene. Perfetto, quindi prendo la raffia, faccio passare tutto attraverso e inizio sempre con una catenella e un punto basso in ciascun punto sottostante. Alla fine non è stato così complicato. Quindi continuo per un secondo giro e forse anche per un terzo e un quarto. Chiuderò e inizierò il giro sempre allo stesso modo. Già ve l'ho mostrato, quindi non dovreste avere problemi. Ma sono un po' limitata perché questa è la raffia che mi rimane. E con questa dovrei anche cucire in doppio la mia chiusura a molla rotonda. A parte che guardate che risultato perfetto. Il corpo della vostra clutch deve coincidere perfettamente con le misure della molla e qui siamo precisi. Come notate, ancora una volta non è poi così difficile realizzare una clutch bag con chiusura a molla. Comunque andiamo avanti e ci vediamo al lavoro quasi completato, poi fissiamo insieme la chiusura a molla. L'incubo di tutti praticamente, ma anche quest'oggi vi dimostrerò che con qualche accortezza la fisserete perfettamente al corpo della vostra borsa. Bene amiche ed amici, alla fine ho fatto soltanto 2 giri perché intanto sono bella che alta, io direi che va più che bene, sono a 23 cm e in secondo luogo mi è rimasto questo. Con questo io vorrei fissare la molla al bordo superiore, spero di farcela, casomai uso l'altra colorazione. Fatto l'ultimo punto basso, taglio un po' di raffia e vado a chiudere. Mi aiuto con un ago, qui ho la catenella, vado nel primo punto e chiudo al centro dell'ultimo, vado a bloccare la raffia in eccesso tra i punti chiaramente.
Bene, una volta bloccato il tutto possiamo anche foderare la nostra borsa. Io non lo farò subito, lo farò in un secondo momento per questioni di tempo e ovviamente lo farò subito dopo aver fissato la chiusura a molla. Ma voi, se non avete troppa fretta e volete foderare fin da subito il progetto, vi suggerisco di utilizzare lo stesso metodo che già vi ho mostrato per la clutch bag Malek. Vi lascio il tutorial su come foderare una clutch nella i qui in alto, ma anche nella descrizione di questo video. Vi mostro passo passo come fare, proprio un tutorial dedicato. Ripeto, è un passaggio che si può fare anche dopo la chiusura a molla, però se non sei tanto esperta, sei alle prime armi, ti suggerisco di farlo fin da subito per facilitare il lavoro. A questo punto posso prendere la mia chiusura a molla tonda e posso iniziare ad imbastire in maniera grossolana, bloccare momentaneamente la chiusura al bordo superiore della mia clutch in modo da facilitare il passaggio successivo con ago e raffia stessa. Quindi io cosa faccio? Prendo degli avanzi di filato, in questo caso è della fettuccia, ma va bene qualsiasi cosa. Visto che la borsa è stata lavorata su un fondo tondo, non abbiamo lati, quindi non dobbiamo centrare perfettamente alcunché. In maniera del tutto libera possiamo andare a bloccare il punto che coincide con la mia vite. Quindi faccio così. Tanto blocco il tutto. Lascio un punto libero qui e vado nel successivo. Possiamo andare a prendere gli stessi punti, quindi pieghiamo in due la nostra borsa così e andiamo a prendere, lasciamo libero il punto proprio qui che abbiamo tra una parte e l'altra, andiamo in quello che lo precede. In questo modo, anche se non abbiamo lati, la chiusura è ben centrata. Seguite passo passo tutte queste indicazioni che vi do. Non vi potete assolutamente sbagliare. Possiamo anche bloccare le altre due estremità. Bene, io credo di aver bloccato perfettamente, come notate tutto coincide. Basta partire correttamente dal fondo come vi ho mostrato all'inizio, indipendentemente dalle dimensioni della vostra molla. Adesso prendo un po' di raffia e la metto in due. Allora, parto direttamente dal primo punto che ho bloccato. Parto dall'interno, così. E qui, amiche e amici, bisogna avere un po' di pazienza, quindi non pensiamo di fare questo procedimento in 0-2, più precise e più pazienza dedicata al progetto durante questo passaggio meglio è, il risultato sarà perfetto, preciso, pulito e non andate a perdere il doppio del tempo andando a disfare il tutto, perché poi è un attimo con la raffia che diventa davvero impossibile togliere la raffia. Quindi inserisco l'ago al centro di questo cappio e blocco tutto. Dal punto in cui mi trovo rientro sempre nello stesso punto e vado a coprire la zona iniziale. Ho bloccato per bene, quindi passo al punto successivo e non faccio altro che arrotolare la raffia attorno sia al punto basso attraverso cui passo e attraverso la molla.
Ho fissato metà molla, ho fatto una doppia passata per ciascun punto basso, significa che sono passata 2 volte attraverso ciascun punto basso. Devo andare a bloccare l'ultimo punto, questo segnato, e vado a fare altre 2 passate. Poi passo attraverso il punto centrale, così, e passo dall'altra parte. Cerco assolutamente di non bloccare la zona della vite, passo dall'altra parte come vi ho mostrato, se è il caso ripasso sempre attraverso questo punto, quello centrale, e continuo la mia cucitura allo stesso modo di come vi ho mostrato. Non faccio nulla di più, nulla di meno, quindi riprendo la mia sequenza, passo 2 volte attraverso i punti e procedo finché non ricopro l'altra metà chiusura. Tutto qua, occorre soltanto un po' di pazienza, ripeto. E poi la parte critica da andare a rivestire è questa qui. Non appena voi superate questa parte e andate a ricoprire questa parte più tubolare, tutto sarà in discesa. Non preoccupatevi se ci sono un po' di spazietti vuoti, è normale. Ve lo dicevo anche per la clutch Malek. Guardate, tra l'altro io l'ho utilizzata ovviamente, l'ho portata a spasso con me. È normale che una volta che si apre, si chiude, si maneggia, un po' la cucitura si sposta, ma non ci possiamo fare nulla, è normalissimo. O almeno per me è normale, è sempre un lavoro fatto a mano, ricordiamocelo. Poi per quanto posso io è normale che sposto le asole, ve l'ho fatto vedere anche prima nella cucitura iniziale. Ovviamente fino a un certo punto non possiamo fare di certo miracoli. Allora, io non andrei oltre, nel senso che non passerei con la raffia dall'altra parte come ho fatto qui, anche perché facendo una prova, guardate, e voilà, visto che il risultato è più che soddisfacente, come notate è perfetta, sia da una parte che dall'altra parte, io non bloccherei l'ultimo punto, né mi congiungerei dall'altra parte, ma andrei a bloccare direttamente la raffia in eccesso. Come la blocco? Beh, la blocco semplicemente facendo passare il filo attraverso i punti. Intanto mi sono agganciata proprio in questa asola del punto basso precedente, vado a fare un nodo e poi l'eccesso me lo disperdo tra i punti ed il gioco è fatto. Anche qui un po' di pazienza, blocchiamolo per benino, mi raccomando, il lavoro è bello che è fitto, però piano piano e con un po' di pazienza ce la facciamo. I segni del cambio colore, come notate, sono belli che puliti e rifiniti. Comunque chiudiamo insieme la bag, la pouch bag o la clutch bag con chiusura a molla tonda, molto molto bella, bella che grande, super spaziosa. Allora, ovviamente si può portare a mano perché comunque questo modello va portato così, è il modello clutch, che non si riferisce solo ed esclusivamente a questa bag perché ha la chiusura a molla. Qualsiasi bag, borsa che non prevede una tracolla o anche un manico da polso è da ritenersi clutch bag. Ecco qui il progetto una volta aperto. Direi che non fa una piega. Dicevo, se non vi va di portarla solo a mano potete aggiungere una catenina e portarla anche a tracolla, a vostro gusto. Comunque è bella che è grande, spaziosa. Vi do magari ulteriormente le misure, però come faccio? Posso darvi la circonferenza magari più o meno, giusto per regolarvi. Siamo a 66 cm e poi è alta più o meno 24. Molto molto bella. Ottimo lavoro, Momi.
Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, spero che tutto sia chiaro, ma penso di sì. Per qualsiasi dubbio o informazione non esitare a scrivermi un commento, spero anche che proverete a replicarla anche con un altro filato, con un'altra composizione. Sono molto curiosa di vedere sia le colorazioni che impiegate, sia il materiale. Al variare del materiale, della composizione, varia anche la resa del progetto di questa clutch bag meravigliosa, molto chic ed elegante aggiungerei. Grazie per aver scelto Momi anche quest'oggi, ti aspetto al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere, e per non perdertelo mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina così sarai prontamente avvisato ogni qualvolta un nuovo contenuto qui sul nostro canale sarà online. Seguimi anche sui social. Alla prossima, un bacino a tutti!